Ciao a tutti ragazzi e benvenuti anche quest'oggi in una nuova presentazione. Secondo voi cosa hanno in comune questi tre mezzi? In realtà poco o nulla, nel senso sono tre trattori e basta, ma mi servono per mostrarvi la mod Easy Change Transmission Type. Molto utile secondo me per chi vuol, diciamo, variare la tipologia di cambio senza entrare ogni volta nelle varie opzioni, ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Praticamente questa mod è uno script globale che non dovete fare nulla se non attivarla nel menu principale e poi vi permetterà di variare il cambio sul veicolo. Voi direte subito, è una cosa un po' irreale. Sì, ma ha i suoi, come dire, vantaggi a un livello a volte di test e rapidità, ma anche senza dover correre dietro tutte le modifiche che sono state fatte sia nella parte principale del menu opzioni che vediamo qua, dove vi dice modalità cambio marcia che potete scegliere fra automatico, manuale o manuale con frizione. In realtà anche lui stesso, cioè questa mod in pratica, cosa fa? Vi permette senza ogni volta venire qua e cambiare questo, vi permette di farlo per singolo mezzo, quindi potete, diciamo, personalizzarli. E anche qua un'ulteriore volta, dov'è il vantaggio? È, tra virgolette, difficile da spiegare, però per chi sfrutta sia trattori con cambio manuale che cambio variabile, quindi una trasmissione automatica, o quelli con power shift, a volte si trova un po' male. Ad esempio, a me è capitato di avere trattori con power shift, però mi dice che se non premo la frizione non posso cambiare la marcia, però per quanto mi risulta, power shift uno butta dentro una marcia senza l'ausilio della frizione. Magari all'avvio, non lo so, va premuta, però nel cambio marcia teoricamente no. Quindi io ho sempre avuto il gioco con manuale con frizione, però ho avuto qualche problema nelle altre modalità. Quindi ho, come dire, optato per tenerlo in automatico e andrebbe a farmi funzionare tutti i mezzi indipendentemente dalla loro età e trasmissione, quindi anche lo Zetor che è sicuramente manuale, lo è per forza di cose, me lo fa andare in automatico, ma con questa mod posso decidere sul singolo mezzo che trasmissione adottare. Adesso vediamo appunto i vantaggi. Ed eccoci qua sullo Zetor scelto per essere un mezzo tipicamente cambio manuale. Quindi accendi prima il motore, mi lascia accendere in folle senza mettere dentro una marcia. Io, come dire, sto fisicamente spostando la leva del cambio, ma lui per partire mi dice posso partire anche in terza gamma veloce. Accelero e basta, lui va senza nessunissimo problema, freno, si ferma, torna in prima ma poi rimette terza, essendo scarico parte con la marcia più alta che ha, perché infatti dov'è qua l'arcano? Switch Transmission Type automatico tasto Canch, che fra l'altro vi mostro che ha una sua sezione dedicata ed eccola qua, Easy Change Transmission Type. Col tasto Canch ciclate fra tipo di cambio automatico, manuale o manuale con frizione, quindi come i tre che abbiamo nel menu opzioni generale, e questi vuoti ve li ha messi se volete voi assegnare ad un singolo tasto la singola trasmissione. Quindi in realtà, ripeto, con Canch continuate a ciclare in ordine sempre dal primo all'ultimo, dal primo all'ultimo. Se avete tasti che vi avanzano, posizioni libere di joystick vari, io ve lo sconsiglio, però potreste anche, non so, per esempio, anche se non è una cosa intelligente da fare, assegnare tasto 1, 2, 3, però poi va a conflitto con altre cose, quindi ecco, diciamo, lasciamo un tasto solo che è più che sufficiente, però io ve lo dico ovviamente come notizia. Quindi con il mio bel tasto Canch adesso mi porto in manuale. Cosa succede? Che io posso selezionare la marcia, vedete che la tiene, terza, seconda, sta lì, in automatico io mettevo seconda ma poi mettevo subito terza, e poi accelero, va, e non occorre premere la frizione, posso buttare dentro subito una seconda e o sono bravissimo, ho fatto le doppiette e sono ai giri giusti e va dentro la marcia, ma dubito fortemente, oppure ho trasformato lo Zetor, diciamo, in un power shift.
per tornare e, come dire, fissare questa cosa e far sì che lo Zetor sia realmente uno Zetor al 100%, bisogna mettere manuale con frizione. Quindi folle va bene, se io voglio mettere dentro una marcia mi dice impossibile cambiare marcia, occorre premere la frizione. Se io premo la frizione e metto dentro la marcia, funziona. Se io parto e dopo freno e non premo la frizione, cosa succede? Ovviamente si spegne il motore. E quindi, pur avendo a monte l'opzione, diciamo, di cambio automatico per tutti i veicoli, mi seleziono per il singolo Zetor il manuale con frizione. E fin qua direte cosa cambia? Poco, perché potevamo anche tenere manuale con frizione come situazione globale e guidare i trattori cambio, appunto, trasmissione continua variabile senza nessun problema. Ma secondo me il problema, e non mi vorrei sbagliare, è qua, perché questo te lo vendono e vediamo in negozio sotto trattori medi manuale più power shift. Però sinceramente viene comprato così e senza la mod io avevo un po' di difficoltà a usarlo, lo usavo sempre manuale, nel senso manuale con frizione, quindi non so, parto, se poi io premo il freno e non premo la frizione il trattore si spegne. Però vendendomelo come manuale più power shift, adesso bisogna sempre sapere nella realtà secondo me il trattore com'era, però se uno sa che era power shift se lo rende tranquillamente power shift e basta selezionare switch tra transmission type manuale, così seleziono la marcia che voglio, seleziono anche la gamma che voglio, vabbè teniamo la D, ok, parto, butto dentro una seconda ma senza frizione, quindi proprio adesso butto la terza, basta, quindi praticamente l'ho reso power shift. Quello che volevo farvi capire è che se io tenevo, che nella mia situazione ideale ho sempre il cambio con la frizione, la leva eccetera, tenevo manuale con frizione nell'opzione generale, quindi se io la mantenevo modalità di marcia qua, solo che adesso vedete, la vedete manuale perché sono su quel trattore che la vede manuale, quindi qua vede la stessa opzione che ho sul trattore in quel momento. Però, ripeto, se qua lasciavo manuale con frizione, che è quella che mi interessa a me, in questo caso che teoricamente dovrebbe essere un power shift, non potevo utilizzarlo come power shift a meno che di non andare a cambiare lì, però se poi cambiavo lì variava per tutti i trattori. Quindi in definitiva cosa succede? E sto sempre andando in modalità power shift, almeno come la intendo io, che ho capito che è così, anche in realtà se non erro, comunque se sbaglio, o comunque se sbaglio ovviamente correggetemi. Adesso ho un trattore che è power shift. Poi ripeto, se uno per comodità, per rapidità o qualsiasi cosa, vabbè, si mette automatico, non occorre più far nulla. Vedete, lui si seleziona la marcia, fra un po' cambia anche gamma, vedete, arriva anche in D. Se freno scala e torna in A, se accelero poco resta in A, terza A, eccetera. Quindi in realtà, ecco, il senso di come volevo, tra virgolette, vendervi la mod è che vi permette di cambiare un attimo a livello generale, ma poi per singolo trattore, come se fosse una vehicle control add-on che per ognuno si decide, e praticamente vi cambiate la vostra eh, trasmissione. L'unica cosa, come vedete, poi quando andate da un trattore all'altro, l'ultima che avete lasciato è sempre quella, quindi magari c'è la parte che può pesare un attimo e dire ok, salgo su questo che è automatico, in realtà l'ho comprato PowerShift, vabbè, torno sullo Zetor e lo voglio manuale compressione, però diciamo che è più rapido ovviamente che uscire ogni volta per i menu. Ripeto, non è forse magari necessaria come mod o quest'utilità estrema, però magari per qualcuno lo può essere, quindi io sono qua per quel qualcuno, insomma, che magari era quello che stava cercando da tempo. A me potrebbe anche far comodo nei vari test quando preparo presentazioni eccetera, utilizzarsi un cambio manuale, ma non star lì a divertirmi a cambiare, mi interessa arrivare velocemente col trattore sul posto, quindi magari per un momento si trasforma magicamente in un cambio automatico. Vedete voi se può interessare davvero o no, io ve l'ho presentata e basta. Detto questo, come al solito vi saluto e vi ringrazio
Ci vediamo in qualche altro video e vi lascio con un fai bravi. Ciao a tutti ragazzi!